Ammazza stamattina. Scopinata Che extra foga. large. Siamo venuti in Albania con la missione di scoprire zone meno esplorate di questo paese. Per questo ci siamo avventurati tra i monti, su strade di confine, spingendo al limite anche il nostro fedele cubetto. Comunque 1.300 diesel, Questo fuorirotta ci sta permettendo di infilarci in un'Albania più isolata e difficile, dove le persone ti trattano in un certo modo. La natura qui è sicuramente la protagonista indiscussa, ma oggi abbiamo deciso di compensare tutta la sua bellezza con qualche scempio. Sto scoppiando dappertutto. Facciamo spazio a errori e orrori, Le ultime parole famose, ragazzi. Allora, a confessioni e constatazioni. visto che ci arrivano un sacco di domande a riguardo, Alla fine rispondiamo a una delle domande che più ci vengono fatte da quando siamo qui. Facciamo fare una sciacquatina anche al cubetto, giusto un po' di acqua per togliergli ancora la salsedine che ha addosso da qualche giorno. Lungo tutta la strada è pieno di queste canne dell'acqua che sparano acqua proprio per attirare l'attenzione. Aiuto, no! ti ripassa sotto. Avevo sul finestrino però. Allora abbiamo sciacquato un attimo il cubetto che si sta ancora sciacquando adesso. Aspettiamo di passare. No, è pieno di queste canne dappertutto sulla strada. Ce ne sono tantissime qua. Abbiamo detto, vabbè, togliamogli un po' il sale. Sono tipo per attirare l'attenzione, no? Ecco, a Quindi posto. possiamo andare. La ragazza del supermercato, ragazzi, è appena venuta. Abbiamo preso 2 fesserie noi ed è venuta a portarci 2 brioche così. Ti ho Queste regalato 2 2. brioche. Sì. È arrivata così, ho dato Ci ha toc toc. bussato. E io dicevo, ma chi è? Chi è? Era la ragazza la cassiera. Ci ha portato le brioche. Ma che carina, noi abbiamo comprato 2 bottiglie d'acqua e dei biscotti e basta. Poi siamo venuti a portare. Ma dai, ma troppo carina. Giornata che parte con l'energia giusta. Questa mattina stiamo già sperimentando la super ospitalità e accoglienza albanese, mentre oggi abbiamo in programma di stare un po' fuori, diciamo, dalle rotte più classiche. Totalmente fuori, totalmente. Allora, questa in realtà è la strada principale che va dal confine con la Macedonia fino a Tirana. Ma noi a brevissimo giriamo verso destra e risaliamo attraverso i monti per arrivare, diciamo, al confine con il Kosovo, anche nella zona più montuosa dell'Albania. Prima cittadina dove siamo arrivati oggi si chiama Librazd. Ci fermiamo qui per un caffè, che non abbiamo ancora preso il caffè stamattina. Sembra bella viva questa cittadina, a quest'ora del mattino sono tutti in giro a far compere, quindi anche noi adesso ci fermiamo e ne approfittiamo. Vai, vai, vai. Parcheggio selvaggio qui al lato della strada, non abbiamo trovato i parcheggi. Vai, vai, vai ancora. Vai, 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 vai. Ok, ok. Hai spruzzato caffè dappertutto, anche sul bicchiere. Non scende, non Ma scende. questo caffè richiede pazienza, tu devi sederti e aspettare. Sì, c'è una cosa che io proprio non ho. Lo so. Però è quello che richiede questo caffè, tu ti siedi, aspetti e intanto ti godi tutto quello che succede davanti a te. Oppure ti bevi il caffè con tutta la polverina. tutta la polvere e poi bevi l'acqua. Ecco, per quello dici che ti portano il bicchierone di acqua? Sì. Ho perso Paolo, secondo voi dov'è? Test, dove fanno il burek? Dal notaio, dalla compagnia telefonica, tra l'altro abbiamo una novità su questo, o nella fontana? Ovviamente dove vendono il burek, ecco, che Salute è andato a dare un'occhiata. C'è solo al formaggio. Ah, Rettifico, la signora aveva anche alle cipolle e quindi questa diciamo che è una prosecuzione della colazione, ancora siamo a quel livello. è buono, tutto te lo stiamo, guarda che metà è mio. No, troppo poco. Sta dentro, C'è poca roba. Poche cipolline. poco ripieno. Noi in viaggio, ragazzi, mangiamo qualsiasi cosa per strada, dappertutto, perché comunque abbiamo anche quel pizzico di tranquillità in più, dato dal fatto che abbiamo un'assicurazione di viaggio, cioè qualsiasi cosa ci dovesse succedere sappiamo che siamo coperti, possiamo andare eventualmente, chiaramente tocchiamo tutti i ferri,
possibili e immaginabili, eventualmente dall'ospedale, da un dottore, fare una visita specialistica. Questo grazie all'assicurazione di viaggio, che è fondamentale per qualsiasi viaggio, ragazzi, specialmente fuori dall'Europa. E quindi, ragazzi, noi abbiamo anche un mega sconto su un'assicurazione che si chiama Eimondo e ci troviamo benissimo, e ormai è la nostra assicurazione da diversi anni. Abbiamo un mega sconto di cui potete usufruire anche voi, perché qui sotto mettiamo il link con le informazioni e appunto questo sconto del 10%, quindi potete dare un'occhiata. Se c'è una cosa che non manca mai in Albania, ragazzi, è l'acqua. Ogni 2-3 km si trova una bella fontanella e noi ne approfittiamo spesso. Comunque non è questo il punto, non era questo di cui volevo parlare, ma del fatto che per fare questa strada, la strada che stiamo proprio prendendo oggi in mezzo alle montagne, in mezzo a questi parchi nazionali, qua ci sono delle vette molto alte, qui in questa zona dell'Albania, ci siamo dovuti informare molto però, perché non eravamo sicuri delle strade più che altro. Alcune strade in questa zona sono sterrate, alcune sono strette, alcune non sono pavimentate decentemente, e infatti siamo dovuti andare un po' sui blog, su internet a vedere un po' di informazioni. Ci sono anche delle strade sterrate, completamente sterrate, dove vanno molto volentieri i motociclisti, però abbiamo trovato anche delle alternative per raggiungere Kukes, che è la cittadina di cui abbiamo parlato, al confine con il Kosovo, che comunque sono pavimentate e hanno anche dell'ottimo asfalto, quindi si sono dovuti comunque preparare in anticipo. Per arrivare a Kukes ci vogliono circa 4 ore di viaggio, quindi abbiamo deciso che come prima tappa ci fermiamo praticamente a metà, a una città che si chiama Peshkopi. Ci fermeremo lì, sono circa 2 ore invece per raggiungerla, sono 75 km, quindi vuol dire che la strada è bella tortuosa. Parte bene questo tratto di strada che è tutto asfaltato, ma abbiamo visto il cartello che diceva proprio che ci sono stati dei lavori, quindi probabilmente non è da moltissimo che è asfaltata, quindi siamo molto fortunati. Ragazzi, allora siamo nel parco Kombetar Shebenlik. È un nome difficile. È un nome difficile. Un nome difficile. Difficile, però ci stiamo entrando adesso e tutta questa strada proprio corre accanto alla montagna. E adesso si vede tantissimo da questo lato. C'è lo strapiombo in pratica. Guarda che roba, si vede benissimo qua. 16% dipendenza, qua si sale tantissimo. Comunque 1.300 diesel, La sofferenza di Paolo, sempre in salita lui soffre. Soffre con la macchina. Fermo un attimo qua. Comunque c'è una vista spaziale. Vale la pena fermarsi. Abbiamo comprato una bottiglia d'acqua e ragazzi, si stacca! Si stacca il tappo. Che cosa non eravamo più abituati, il tappo si stacca. Facciamo attenzione che lo perdiamo. Hello? Italia. Italy. Ciao. Ciao. Dopo delle belle pendenze siamo arrivati in questa zona che è molto rurale, ci sono tutti i campi coltivati, tutte le persone che vanno nei campi a lavorare, ci sono anche le mucche, i cavalli al pascolo lì in fondo. È un altro posto rispetto a prima, cioè prima c'erano tutte le rocce, le montagne altissime, invece qua sembra tutto pianeggiante, esatto, con i campi coltivati. C'è anche una moschea lì dietro col minareto, adesso ci passando avanti e niente, ci siamo trasportati in un altro mondo. Sì, guarda qua c'è il nome di dove siamo. Siamo a Fuschestunde. Fuschestuden, sembra quasi tedesco questo nome. Ma vogliamo parlare della freschezza che fa qua sopra? Ottima scelta. 22 gradi dice la macchina adesso. In
effetti stanno ancora facendo i lavori, non è ancora finita, stanno ancora asfaltando alcune parti. Siamo usciti dalla parte più montana e qui la strada invece è piatta e molto più larga e quindi molto più veloce la seconda parte di questo viaggio. Siamo passati in pratica sempre accanto al confine con la Macedonia e qui c'è un altro passaggio di frontiera, quindi si può attraversare anche qui. La strada che stiamo facendo è talmente nuova che per Google non esiste e noi stiamo passando in mezzo al nulla in questo momento. Siamo arrivati a Peškopi e è arrivata anche la pioggia, era da un po' di giorni che non vedevamo nuvole e pioggia, invece l'abbiamo trovata qua, infatti era tutto coperto oggi. Per un attimo abbiamo fatto un salto a Milano, caffè del Duomo, ci siamo presi un espresso macchiato appena arrivati perché abbiamo bisogno di un po' di caffeina. Io sono arrivato e ho detto un macchiato por favore. Non è vero, non è vero. No problem, subito. Ok. Ormai è sdoganata sta cosa. Siamo tornati al cubetto che abbiamo parcheggiato proprio dove c'è questo mercato che è stranissimo perché si scende sotto, si fanno le scale, si scende, ci sono tutti i negozi qui sotto. Il mercato è enorme perché si estende sotto tutti questi edifici, una specie di labirinto sotterraneo. Adesso è quasi tutto chiuso, anche perché è pomeriggio, ma sicuramente la mattina e anche d'inverno è molto frequentato appunto perché è chiuso. Noi comunque ragazzi abbiamo un piccolo problemino qua in Albania, cioè nel senso non è un problema, però è siamo una sensazione. Ecco, siamo un po' vergognini perché ci capiscono tutti. Ci capiscono tutti. Noi parliamo, facciamo il video, vediamo la gente che ci risponde, ci dà le indicazioni, ci dice dove andare, quindi vuol dire capiscono tutto quello che diciamo. Noi parliamo, poi passiamo e dicono sì, buongiorno. Così. Così, quindi è un po' come quando eravamo in Italia, no? Che quando facciamo i video e parliamo e ci capiscono è sempre più difficile rispetto a quando non capiscono le persone del posto quello che diciamo, quindi possiamo dire proprio tutto quello che vogliamo. Comunque tutta questa è la parte del mercato che comunque è anche sulla strada principale, non solo nei sotterranei. Questa ragazzi è una bellissima moschea qui a Peškopi, ma la cosa stranissima è che è chiusa. Non volevamo entrare a dare un'occhiata, però entrambe le porte d'ingresso sono chiuse e questo ragazzi vi assicuro è eccezionale. Dopo tanti mesi in Turchia trovare una moschea chiusa non è normale. Questo perché qui in Albania c'è un rapporto intricato con la religione. In Albania la maggior parte della popolazione, pur riconoscendosi in una fede religiosa, si dichiara non praticante, quindi il 50% della popolazione è di fede islamica, il 15% cristiana, ma appunto non praticando la maggior parte degli edifici religiosi sono spesso chiusi o comunque poco frequentati. Che posto ragazzi, stiamo passando proprio sotto questa roccia bianchissima a strapiombo qua sopra e siamo vicini alla cima più alta di tutta l'Albania. E poi è comparso questo spiazzo e ci siamo parcheggiati ragazzi, siamo proprio sotto queste montagne. Quasi quasi stanotte dormiamo qua, anche se questa è la strada principale per modo di dire, perché avremo incrociato 2 o 3 macchine e 4 ciclisti, quindi comunque zona frequentata da ciclisti che vengono qui in viaggio in Albania. Adesso qua sotto dovrebbe esserci pure il passaggio del fiume, quindi andiamo a dare un'occhiata perché mamma mia ragazzi che posto! Dopo una doccia sacrosanta ragazzi, adesso passiamo a una ricetta che vi farà impallidire per quanto è gustosa, buona e facile da fare. Allora, abbiamo preparato... Sembri Benedetta Parodio, un'altra Benedetta, fatto in casa. Sono Benedetto, fatto in campeggio da Paolo. Allora, abbiamo aggiunto un goccio d'olio sul fondo di una padella e lo facciamo, diciamo, girare. Possiamo anche metterci dentro un dito, vedete ragazzi? Un dito d'olio, come si suol dire, un dito d'olio e Ma non c'è bisogno! Non c'è bisogno? No. Certo che c'è bisogno, così non attaccherà, perché quello che stiamo per fare, ragazzi, per la leccatina finale ci vuole. Quella è d'obbligo. Usiamo, mi raccomando ragazzi, olio Evo extravergine from Italy, assolutamente non con gli oli che vengono dall'Unione Europea, solo from Italy, ok? Adesso ragazzi abbiamo il piatto principale, la ricetta
sarà molto difficoltosa, ma per chi riesce con una certa dimestichezza, diciamo, a gestire tutti questi ingredienti, potrebbe anche risultare semplice. Adesso noi comunque accendiamo il fuoco. Sentite? Sentite come sfrigola? No, non perché sfrigola. è appena acceso. Adesso sfrigolerà, ragazzi. Mi sto comunque, diciamo, ispirando a cose che vedo un po' di... Ci sono... vabbè. Andiamo avanti. Ecco, io... Cosa stai facendo? Cosa hai in mano? Cosa stai ho in mano? nascondendo? Ce l'ho? È l'ingrediente perfetto. Scatoletta, no, diciamo anche vetro. Ecco, Barattolo. questo è vetro, barattolo in vetro, fave e cicorie, ragazzi, direttamente dall'Italia con questa ricetta. In particolare da Monopoli, da Monopoli, questo sì, fatto direttamente da Monopoli, un regalo di madre che adesso useremo. Sarà una ricetta non semplice, ve l'ho detto, però con un po' di dimestichezza bisogna girare questo. Bisogna aprire il barattolo. Aprire il tappo con una discreta forza. le... Ecco, questa era la parte più difficile della ricetta, ragazzi. Abbiamo superato lo scoglio. C'è un po' d'olio, devo dire, perché comunque c'era già, quindi non bisognava, vabbè. L'olio ce n'è sempre in abbondanza. Questo qui veramente dall'Italia, not from Union European. Butta dentro, va, che sennò si brucia. E via. Ecco, vedete, questa è un'altra parte di pizza. Ecco. Questo momento. Questo sta scoppiando dappertutto. Questa era la parte più difficile. Ma superato questo scoglio, mi dai una forchetta, Angela? Allora, ecco. Come facciamo? Abbassare il fuoco, abbassiamo il fuoco, vedete che sembra semplice, ma poi c'è sempre quella quello in pratica scoglio. dovevamo solo scaldare una scatoletta, un barattolo di fave e cicorie e sta diventando una roba complicatissima. Sta per accadere. Abbassiamo il fuoco, ecco, questo non l'avevo detto nella ricetta. Poi comunque ve la trascrivo questa ricetta. Perché in effetti è difficilissimo, no? E aggiungerò il fatto che bisogna tenere un fuoco abbastanza basso e lento. Comunque, ecco, vedete, la parte della fava è un pochino più durina. E quindi la fai scaldare un attimino e poi è tutto pronto. Adesso bisogna fare il pane. Ma non c'è chi ce l'ha già pronto. Noi l'abbiamo già pronto. L'abbiamo fatto prima? L'abbiamo già fatto prima. L'abbiamo anche messo in un sacchetto. Per esigenze di broadcast. Sì, esatto. Perché comunque va fatto lievitare, va fatto cuocere nel forno. Sì, qua usiamo farina zero, mista farina integrale e poi eccetera eccetera. Mostra la pagnotta che è bellissima perché non l'abbiamo fatta noi, devo dire. Sento puzza. Lo si è sapevo. Si è spento. Ecco, troppo basso. Cose, ecco, facciamole all'aperto. Perché poi se le fate al chiuso sono amari, non le cicorie, che quelle invece non dovrebbero essere troppo amare. Questo è che il bel pagnottone che ci siamo comprati prima, una furrebuche. Per la ricetta del pane vi lasciamo tutto in descrizione. Ma anche no, non dire queste cose che non è vero. Che l'abbiamo comprata alla panetteria. Comunque adesso per qualche minuto lasciamo scaldare e cuociamo e poi si può direttamente mangiare. E poi c'è un'altra cosa, perché oggi è un pranzo, anzi un pasto italo-albanese, perché il pane albanese ma anche il dolcetto. Abbiamo preso 2 bei tulumba. Questi ce li ricordavamo dall'ultima volta che siamo venuti in Albania, non li avevamo ancora trovati. Sono questi bei dolci inzuppati, un po' come i baklava, nello sciroppo. Anche questi per esigenze televisive li abbiamo preparati prima e cioè vedete, comprati, sono già pronti. Addirittura nella vaschetta. Voi vi pronti. rendete conto? Io che non si è accorto nessuno, stai tranquillo. Questo è il risultato finale, non è bellissimo da vedere ma sicuramente molto delizioso. Aggiungiamo un filo d'olio perché vabbè, quello tanto in qualsiasi ricetta italiana va sempre bene, perché anzi se non lo fai poi no, non vogliamo haters sul canale oggi, mi raccomando. E quindi assaggiamo questa assaggia direttamente, vai. Allora vedete, c'è un po' di cicoria e un po' di fava. Il purè di fave assomiglia a un purè normale come quello di patate, ma sono fave, non sono patate. Ma dai, sei soddisfatto della tua ricetta? Oh my god, ragazzi, oh my god. Speriamo di non far venire troppo l'acquolina in bocca a chi sta guardando sta roba. Buon appetito. Scusa, puoi riparmelo che mi sono persa il pollice, scusa. Buon appetito. Stiamo lasciando questo paradiso. Che nottata stanotte.
Abbiamo parcheggiato proprio sotto quella parete di roccia che era bianchissima, quindi stanotte io sono uscita un attimo a fare la pipì. Mamma mia! Guardo fuori e c'era tipo una luce che la illuminava, essendo bianca rifletteva tantissimo e quindi sembrava proprio che avessero acceso un faro sulla parete davanti a noi. C'era questo effetto strano, poi guardavi in alto il buio delle stelle nerissimo. Noi ci siamo rimessi in viaggio sulla strada che porta a Kukës, che è la nostra destinazione di oggi, quindi abbiamo un'oretta circa di viaggio adesso. Ieri poi mi sono dimenticata di dare l'aggiornamento principale, cioè che abbiamo finalmente i 10 giga con l'applicazione, quindi con la One, la compagnia telefonica albanese. Avevamo avuto questo problema che in pratica non potevamo accedere e registrarci all'applicazione, quindi non ci dava quei 10 giga che in realtà avevamo pagato. Ce l'abbiamo fatta ieri finalmente, quindi siamo a posto, adesso siamo un po' più tranquilli. Ci siamo fermati un attimo perché questo cartello ci dà il benvenuto alla Radomira, che è la zona dove si trova la montagna Korabi, che è la vetta più alta non solo dell'Albania ma anche del Montenegro, perché condividono questa vetta questi due paesi insieme. Stiamo parlando di più di 2700 metri. È iniziata la discesa a picco, ragazzi. Come le salite sono al 16% o forse più, anzi secondo me sicuramente di più, perché alcune veramente vanno fatte in prima, anche le discese quindi sono toste. Ho messo la seconda, adesso ce la facciamo tutta in seconda col freno motore che fa Esagerato, non è così, adesso mi sto decollando il cubetto. Qualche pezzo è così però. Diciamo che questa strada non è assolutamente adatta a chi soffre il mal d'auto, perché tra curve e tornanti sta venendo anche a me che non lo soffro, ecco, devo dire la verità, perché siamo saliti tantissimo, quindi c'è stata anche questa cosa del cambio di altitudine. Adesso stiamo scendendo tantissimo, ma tutto a curve, quindi insomma. Dal video non si vede per niente la pendenza di questa strada, ma si sente dal cubetto e siamo proprio sotto quest'altra parete di roccia. Cambia colore la roccia in base alla zona in cui ci troviamo. Siamo sopravvissuti un po' acciaccati, ma siamo sopravvissuti alla strada tortuosa. Abbiamo parcheggiato a Kukës, che è il centro più grande di questa zona, ma soprattutto davanti a questo edificio che vorrei farvi sentire il profumo che sentiamo noi adesso. C'è quel profumo tipico di pane appena sfornato. Ma qua fanno di tutto, bar, caffè, hotel, panificio e pasticceri, cioè tutto. Diversificazione del business. Cioè tutto quanto. Comunque ragazzi, ci dobbiamo mettere un'ora a scendere dalla montagna, ci abbiamo messe 2. Cioè... Con calma, grande calma. No, è che è veramente tortuosissima. E infatti siamo usciti dalla montagna e adesso è cambiata anche la temperatura. Non ci sono delle vere e proprie attrazioni da vedere qui a Kukës, ma ci sono delle particolarità che la rendono secondo me molto interessante. La prima è che è una città di confine, perché siamo a pochi chilometri dal confine con il Kosovo. La seconda è la sua posizione, cioè sotto queste montagne altissime, e tu ti vedi sta montagnona che domina proprio tutto il centro della città. La terza, secondo me la più interessante, è che Kukës è stata la prima città della storia ad essere nominata per il Nobel per la pace. Cosa è successo? Nel 2000, quando è scoppiata la guerra in Kosovo, gli abitanti di questa cittadina hanno aperto le porte delle proprie case per accogliere le persone che scappavano appunto dal conflitto. Per questo motivo la cittadina è stata nominata per questo premio. Questo ragazzi sembra un ristorante di extra mega lusso e in realtà è un ristorante degno Beyond. Certificato, molto buono, molto buono. Noi abbiamo preso oggi fagioli, questa zuppa di fagioli, riso pilaf, insalata greca, patatine e non so, vediamo se rimane spazio per qualcos'altro. Prendiamo altro, per ora iniziamo così. Le ultime parole famose ragazzi. Allora, fino a ieri avevamo un sacco di acqua dappertutto, potevamo riempire acqua dove volevamo, invece oggi non stiamo trovando niente, l'abbiamo trovata soltanto alla moschea. Qua c'è una fontanella, quindi devo entrare qui dentro nel giardino della moschea e riempire un po' d'acqua, perché ieri sera l'abbiamo finita tutta. Eh sì, ci siamo fatti la doccia, abbiamo bevuto un sacco, abbiamo fatto cose. Cosa abbiamo fatto? Niente, però, doccia e bevuto, però è finita. Ho lavato panni e sì. quindi è finita. Come fate a riempire?
La città si affaccia anche su questo lago artificiale qui sotto, che continua anche dall'altro lato, c'è anche il ponte, si sentono in sottofondo le macchine perché è il ponte della strada principale che continua poi e va verso Tirana, e l'altra parte del lago quindi è dalla parte opposta. Noi per avere questa vista siamo venuti in un luogo che è a metà tra l'orrido e l'intrigante, non so come definirlo. Da qui si vede ancora meglio il ponte e lì la seconda parte del lago. Qui dietro invece c'è questa struttura che è un hotel che è stato costruito alla fine degli anni 70, inizio degli anni 80, quindi durante l'epoca comunista, e è completamente in disuso, è stato abbandonato, non si sa bene per quale motivo, se per un incendio o per altro, e adesso vedete è in questo stato tutto distrutto, ma all'interno si possono ancora vedere le scale, tutte le varie stanze, come erano composte. Allora, provo a entrare, in realtà ci sono un sacco di macerie e mi sa che è piuttosto pericolante, ma come vedete vengono in tantissimi. Hanno lasciato graffiti, murales un po' dappertutto. Questo è l'ingresso principale, sono 4 piani, qui probabilmente c'era la reception qui all'ingresso, ma vedete è stato tutto tolto anche da questo lato, è pieno di macerie anche qui dappertutto, e lì poi ci sono le scale principali che salgono. Comunque i pavimenti erano di un certo livello perché era tutto marmo, almeno quel poco che è rimasto. Qui mi sa che c'era l'ascensore che andava su a tutti gli altri piani, assolutamente sì. Facciamo un piccolo giro ai piani superiori, però non vorrei stare troppo visto che è tutto pericolante. Qua la parte superiore è molto più scura, sembrerebbe quasi che ci sia stato un incendio. Anche qua sulle pareti è tutto scuro. E niente, adesso un giro veloce e poi torno giù. Abbiamo trovato il nostro posto per stanotte, anche oggi una grande vista qui ai lati di questo lago, e passa sempre la strada principale qui dietro, ma anche questa è una strada molto tranquilla. Abbiamo parcheggiato qui, abbiamo sentito un po' di in sottofondo, prima c'erano tutte le mucche. Ci siamo accorti che forse abbiamo parcheggiato nel posto sbagliato, diciamo che qua sono queste belle macchie lasciate dalle mucche accanto ai nostri merdem che sono a tema in questo momento, ecco. Merdem, siamo parcheggiati. Esatto, proprio, va bene, si è capito. Aperto la portiera e ho visto 2 merdem proprio già lì, già prima aperti, già lì. Vabbè, comunque, a parte questo, comunque stavo mettendo via il caffè che abbiamo appena comprato. E è fatto in Italia questo, fatto in Italia proprio in provincia di Sondrio, Valtellina. Ci aspettavamo chissà quale qualità, in realtà medio. Sembra essere lo scarto degli scarti, di tutti gli scarti possibili e immaginabili. È un colore anche chiaro. Noi lo mettiamo via qui. Non ha un odore. Vabbè, lo proviamo. Domani assaggeremo. Perché qui usano più che altro il caffè turco, abbiamo visto. Sì. Al supermercato pieno di caffè turco. E poi questo qui era l'unico che c'era. Però, non lo so. Ci sono tanti prodotti però che vengono importati dall'Italia. Sì, ne abbiamo visti parecchi in giro. Nei supermercati abbiamo preso anche questo gran cereale che non so neanche se è italiano, però è scritto cioccolato. Quindi... No, è scritto in lingua in realtà. È scritto in lingua, però cioccolato. È un misto italiano-lingue. Vabbè, assaggeremo balcaniche. anche questi. Magari domani a colazione questi ci adesso un teuccio delle 5? No. Domani? Io tirerei fino a cena adesso. Tiriamo. Quello che abbiamo mangiato oggi, direi. Abbiamo mangiato. Possiamo tirare. Quei fagioli erano belli impegnativi, Visto che ci arrivano un sacco di domande a riguardo, un aggiornamento sui prezzi, anche perché oggi abbiamo mangiato al ristorante, quindi anche lì, allora, abbiamo speso oggi in 2 7 euro, compreso un caffè. Quindi allora, per quanto riguarda i prezzi in generale, forse l'abbiamo già detto in un video precedente, comunque i prezzi proprio sui menù, soprattutto dei ristoranti locali, non quelli turistici che magari sulla costa hanno aumentato un po' i prezzi, sono bene o male gli stessi degli ultimi anni. È solo cambiato il cambio, che per noi una volta era 120 e adesso è 100, quindi abbiamo perso circa un 20% di potere d'acquisto con l'euro. Per il resto però i prezzi sono quasi invariati, quindi un caffè può costare 60 o
70 lek, che sono appunto 60-70 centesimi di euro, e per mangiare oggi abbiamo speso appunto 7 euro. Abbiamo speso tipo un paio di euro per i fagioli, un paio di euro per l'insalata, un paio di euro per le patatine, il pane che era compreso, il coperto non viene mai inserito nel conto perché è sempre dato incluso, e appunto 60 centesimi per il caffè. Quindi abbiamo speso questi 7 euro in due, che ovviamente è un prezzo molto molto buono, e che per quanto riguarda, diciamo, il prezzo in valuta locale è identico a quello di qualche anno fa. Semplicemente magari qualche anno fa con l'euro avremmo speso 6 euro anziché 7, ecco. Più o meno, lo so, stiamo dando i numeri, più o meno, stiamo dando un po' i numeri, però è così. Direi di sì. Questo è un argomento che interessa molto, abbiamo visto, perché comunque c'è sempre questa domanda, c'è questa cosa che l'Albania prima era economica, adesso non l'è più, quindi c'è un po' stata anche questa polemica nel corso degli anni, quindi magari cerchiamo in questi video anche un po' di dire più o meno quello che stiamo spendendo e quali sono i prezzi. Credo che sia semplicemente una questione di scelte, perché noi, come sapete, mettiamo sempre il sigillo Beyond the Trip. Oggi l'abbiamo fatto. Mi piace oggi questa cosa che hai detto. Sì. Ci sono posti, quei posti lì, insomma, dove bene o male si spende esattamente come spenderebbe una persona del posto. E quindi, visto che l'economia albanese è sì cresciuta, ma non è cresciuta in modo esponenziale, soprattutto per le persone che abitano in Albania, e bene o male i prezzi sono gli stessi. Chiaramente c'è una fascia alta di ristoranti, di luoghi, di servizi che invece sono più che cresciuti, sono comparsi in Albania. Magari prima non c'erano neanche, quindi sono ristoranti, non so, di lusso, di extra lusso, dove magari paghi anche il coperto e c'è la mancia obbligatoria, e magari vanno i turisti appunto a mangiare soprattutto nei luoghi, soprattutto credo sulla costa, più che altro. Sì, perché comunque qui in questa zona abbiamo visto, sì, ci sono anche dove siamo stati oggi a mangiare, c'erano altri turisti stranieri, però in generale è molto tranquilla la cosa. Abbiamo incontrato qualcuno in bicicletta, l'abbiamo detto in questi giorni, che veniva da altri paesi, però non è come sulla costa, vedi proprio la differenza. Ovviamente quella è la parte anche più rinomata dell'Albania, quella che ha attirato più l'attenzione anche negli ultimi anni, quindi la maggior parte delle strutture anche turistiche proprio sono concentrate qui. Qui magari trovi sulla costa, cioè qui invece magari trovi più Airbnb, quindi la stanza in affitto nelle case, c'è una forma di turismo molto diversa. Va bene ragazzi, detto questo noi vi salutiamo, mi raccomando, se non avete ancora fatto iscrivetevi subitissimo al canale, attivate anche la campanella. Una cosa volevo dire, perché abbiamo detto che siamo al confine con il Kosovo, abbiamo detto che noi vorremmo andare in Kosovo, ma abbiamo deciso prima di andare in Kosovo di esplorare una zona qui sopra, che abbiamo letto cose molto interessanti, quindi nei prossimi giorni staremo ancora un po' in Albania prima poi di fare il confine. Quindi noi ragazzi ci vediamo alla prossima ragazzi, ciao.